Ci aspetta una bellissima mattinata in questa grande cittadella abbandonata. Buongiorno a tutti, com'è? Tutto a posto. Esploriamo la base NATO di Comiso. Vuol dire che un tempo era tutto funzionante, adesso invece è proprio una zona morta in tutti i sensi. La famosissima cisterna dell'acqua della cittadella. E questo era? Allora, qui devono mettere una sorta di furgone, penso, qua dentro ci sta. Non lo so esattamente cosa. Visitiamo il bagno della struttura abbandonata. Ecco, così pesante sta porta. Qua mi sento dentro Resident Evil. Sì, esatto. Già. Condizioni veramente pietose. Sì, proprio. Perché purtroppo i vanni avevano distrutto tutto. È per tutto. È un peccato. Sarebbe potuto diventare anche un centro di accoglienza. Buongiorno e ben ritrovati. Il reportage che vi presentiamo oggi è leggermente diverso dai soliti. Questa volta gli urbex di Sicilia abbandonata non sono andati nelle solite ville, ma in una infrastruttura attualmente in uso, dalla storia particolarmente burrascosa ma incredibilmente suggestiva. Parliamo della base NATO di Comiso, nonché l'attuale aeroporto di Comiso. Proprio per la sua natura, la consueta indagine storiografica, questa volta è stata facilitata dalle notizie rinvenute nei siti amministrativi del comune di Ragusa e del comune di Comiso. Ma iniziamo dalle origini. L'aeroporto di Comiso fu voluto personalmente da Mussolini nel quadro del programma fascista di militarizzazione della Sicilia, come punto strategico necessario al controllo della base inglese di Malta e come avamposto al piano imperialista di espansione sul Mediterraneo e verso il Nord Africa. Questi sembrano pompe di benzina. E ci avviciniamo verso il recipiente. Vi porto nella caserma dei vigili del fuoco. Qui, come potete vedere, possiamo anche entrare qua dentro e vi mostro un pochettino come è combinato. Bambini. Wow. Accendo? No, qua no. Abbastanza luce. Certo, di giorno questo posto ha tutto un altro aspetto, molto più rassicurante. Quindi questa era la stazione dei vigili del fuoco. Ma che devastazione totale. Cosa c'è di qua? Rostelluccina esploriamo. Te la senti? Qua c'è Il quadro di comando. sì, il quadro elettrico della stazione. E via. Le varie aree, cucina, dormitori, il posto. Un'antichissima moquette. Era comoda però per camminare. È vero. Questa doveva essere invece una sala mensa.
Ma bellissimo. Sì, splash. Allora, questa è disinfettata come Cristo comanda, è una cucina che ancora è una cucina usata. Exit. E da qua si esce. Sì, questa qui è la palestra. Quindi via Reale. Entrate. Il relativo disegno di legge, presentato dallo stesso Mussolini l'8 marzo del 1937, venne immediatamente approvato dalla Camera dei Deputati. Si tratta di un'infrastruttura aeronautica che sorge a 5 km dal comune omonimo e a 15 dal capoluogo della provincia Ragusa. Nato come aeroporto militare, è stato riconvertito all'aviazione generale civile e cargo, venendo inserito nel piano regionale del trasporto aereo siciliano, che prevedeva la costituzione di 2 poli aeronautici, quello occidentale che interessava Palermo e Trapani e quello orientale che invece riguardava Catania e Comiso. L'aeroporto è stato aperto definitivamente al traffico civile il 30 maggio del 2013, ma dal 1937 al 2013 andiamo a vedere cosa succede. L'aeroporto venne progettato durante il ventennio fascista, fu realizzato tra il 1937 e il 1939 con un progetto tutto italiano reso tuttavia possibile dalle truppe tedesche. A questo riguardo scrive Rimaudo che, se il fascismo comprese la rilevanza strategica di Comiso e della Sicilia, furono soprattutto i tedeschi ad utilizzare il Magliocco per bombardare Malta con i loro Stukas e per appoggiare le operazioni nazifasciste in Nord Africa. Nel gennaio del 41, guerra da poco scoppiata, il 10° corpo tedesco da bombardamento e 6 batterie contraeree Flock da 88 mm si insediarono a Comiso. Da Comiso partirono tutte le incursioni su Malta e contro i convogli inglesi in navigazione nel canale di Sicilia. Troppo buono. Sai che usciamo via di Ma questi cosa sono? Questi sono dei cose da spiegare. Allora, questa fu una delle prime palestre a impiegare, è stata impiegata appunto questa tecnologia con queste strutture rotonde, come potete vedere, che erano installate sopra. Al loro interno c'è un materiale gommoso che serve ad attutire i suoni. Infatti qui dentro, quando giocavano a pallavolo o altre attività, il suono era molto ridotto. Loro sono stati i primi qua a portare questa tecnologia, e in più, come potete vedere, la tribuna è retrattile. Qua ci sono i cassetti che si dovrebbero in teoria aprire. Wow, che posto favoloso. Vabbè, mentre tagli il rame c'è il potevi mangiare. Guarda che c'è flash. Che cosa c'è invece? Qua c'è un'altra palestra. Ah, in effetti c'era un po' di vuoto. Infatti ci sono anche di sopra le finestre. Questo sai cos'è? Lo squash. Una deve essere squash, giusto? Per l'altra palestra dove c'è la palestra. Tennis. Qua tipo Resident Evil, sai, le porta che si apre, il primo bello. piano. Bellissimo. Bella festa. Ok, questi erano Le docce, perché c'è disegnata la donna fuori, quindi credo fossero gli spogliatoi femminili. Sì, infatti. Wow. Ecco, qui già. Un conto è visitare una villa abbandonata singola, no? E quindi sai, prima o poi tu finisci, ma un altro conto è una città, come questa bella grande. Attento che c'è acqua lì, Sì. Wow. Credo che cavi scoperti non ce ne siano, però è sempre bene evitare dove c'è acqua. Che suggestività! Là era. Io stavo scivolando a terra. Piano, però piano, c'è acqua, dovete c'è acqua, stare no. attenti, sono pozze d'acqua. Con d'acqua di goccia. Che puzza. Le fogne qui.
Non c'è niente. Praticamente. Cioè, ma voi immaginate di sera qui dentro da sole? E di un do de mierda. Tipo rec, un film rec horror. Mamma mia, venisse in capolavoro a Caringia Biaggiù. Project. Sì, sì. Film stile falso documentario, horror. Acqua. Ma sei cartoniere. E cade un pagnello nel Gli americani sono stati i primi a portare a come sul cartongesso. Ah. Qua ci sono i fusibili alla stile Resident Evil, Enigma. La sauna. La sauna avevano anche. Perché diversi americani Sembrava molto... Cioè si passavano una bella vita. C'è il bagno turco, sauna, E chi è? Talè. Illumina qua, No, questa è la sauna. Dai che mi faccio la sauna. Che meraviglia la sauna. Oh, ma ci sei andato, raga. Tutto di legno, fighissimo. Wow. Qui c'è un odore. Ma questa era ancora nuova, dai, va. Sì. Non è stato toccato qua dentro. Un odore di legno scaruto. Sì, legno d'agio. Marcio, diciamo. Marcio. Però vedi che per un camino... Quelle sono le meduse. Ragazzi, ma io mi domando, ogni stanza qua che sezione era di allenamento, di sport? Allora, io te l'ho detto, una doveva essere una palestra per i pesi, l'altra quella di squash come diceva. Vabbè, varie attività comunque di pesistica, no, diciamo. Vedi la mia mente malata, io ho visto una protesi. Ma è un piede. Mi sembrava una protesi di un anno. Vediamo. No, siamo malati. Sì. Gambe mozzate alla stile. Su. Se ci saltiamo si rompe. E quindi c'è scritto racquetball. Racquetball, qui si gioca. Attenzione, assolutamente non In ogni parte ci sono le indicazioni proprio su cosa era un tempo l'area. forse, guarda, perché con una saracinesca cosa potevano fare? Sì, tabacchi bar, ristoro. Ma siamo tutti qua? Proviamo ad alzarlo? Ragazzi, siamo tutti qua? No, non lo alzare Anna, sennò qua crolla, aspetta, là che c'è qua sopra. No, ma è chiuso, credo. Quando fu inaugurata, la nuova aerostazione venne intitolata al generale di brigata aerea Vincenzo Magliocco, palermitano, morto nel 1936 durante la guerra d'Etiopia. Magliocco non era assolutamente una personalità politica, si impegnò duramente, e a quanto pare con ottimi risultati, solo nel campo bellico. Distintosi già in numerose azioni nel corso della Grande Guerra, entrò a far parte dell'aeronautica nel 1923, ottenendo il comando di uno stormo da ricognizione. Laureato in giurisprudenza nel 1929, ebbe la promozione a colonnello e il comando del 14° storno da bombardamento, con il quale partì per l'Eritrea. In seguito venne promosso a generale di brigata, avendo collezionato nel frattempo diverse onorificenze, 2 medaglie d'argento, una di bronzo e il titolo di cavaliere dell'Ordine Militare di Savoia. L'ultima medaglia, quella aurea, la ottiene da morto, per un'azione definita eroica nella motivazione dell'onorificenza. Enzo! Vai di nuovo nella sauna. Ah, infatti, perché sentivo il rumore di là, ma io cagato fuori, no? Andiamo di qua, vediamo. Lo voglio dire. Questa? Ragazzi, secondo me questa forse è una delle più belle esplorazioni. La voglia. Fuori cosa bella. A confronto. Poi c'erano le sbarre delle ballerine. Ok. Salone alla stile Sospiria. Ma perché c'erano tutte donne? Ci abbiamo tutti come Sì, c'è una foto, raga. militari donne e anche le mogli dei... Le famiglie, sì. Le bambine che facevano danza. Daddy. Che rispecchi. Oh, finalmente mi vedo. Ah, come? Vediamo se c'è uno specchio realistico. Come dire, c'è il flash. Bruttissimo. Che schifo qua, muffa, merda, morte. Tutto pestiamo. Oh, viso nero. Quindi non è quello delle... E questa? Questa qui doveva essere una sala da ballo. Ma che Come bella mai c'è piccola. l'Italia? Con i tavolini qua. Sì, vi l'hai raffigurata a Roma. Sì, questo è un bel Agrigento. disegno. Io ho delle foto di quando... Ah, tutta l'Italia. Un tributo all'Italia. Sì. Così Ce n'erano anche a Como.
Bella. Ora vi porto un pochettino. Su non ci sono mai saliti. Bellissimo. C'è il piano di sopra ma non ci sono mai saliti. Ah, ok, qui un po' nave da crociera come stile. Vero. E di qua? E questo invece cos'era? Una sorta di lobby, un'area di benvenuto dove c'erano un tempo divani stile hotel. Sembra il Titanic. No, quante storie che bella Una hall. volta, oh. Si vede da fuori. Vai. Però ci faranno una cosa. Va bene. Cinema era ancora a Venezia, giusto? Wow. Ponte dei Sospiri, come si chiama questo? Ma soprattutto perché solo una scarpa? Dov'è il morto? Ma bei dipinti, eh? Allora poi c'è un altro pezzetto e poi c'è la la persona persona. No, matura. deve vederla più. La parte di... Che cazzo è sta cosa? Una vaschetta? Ci sarà Una qualche mascherina piano, massaggio. qualche cosa. È uno stagnetto, Che una fontana. figata! Una fontana. Bellissimo, proprio il muro a secco, bello! Che carino! Molto pittoresco. Comunque la sapevano la rete. Speriamo, no? Su, oh, è qua. Sì, ora c'è niente. Sta sciogliendo come Non c'è niente, è vuoto. Viaggiò. Niente, Cos'era quest'area secondo te? Zero, vero? sinceramente non lo so. biliardo? Dovremmo fare un tour guidato se la un americano moquetta a che parla terra. italiano magari ci guida. Sembra una sorta di sala giochi. proprio che piove. Quindi questa deve essere una sala giochi. Biliardo, calcetto. Qua è tutta buio, ragazzi, ho portato luce. Sì, qua a Nuzze mi serve proprio qua. La faccia sarà enorme. No, vabbè, non è niente c'è. No, forse sono le finestre della casa, sì. Hola, amico! Secondo me qui un tempo i militari mentre passeggiavano guardavano le loro colleghe, le belle soldatesse che si allenavano e facevano danza e dicevano a loro "Ah com'è?" No, qua c'è il tetto. I disegnini della ginnastica che ti consigliano. Ragazzi, però qua davano una bella vista a tutta la grande area allenamenti, eh? Infatti, facciamo comprare. Tutti i guardoni erano messi qua. No, È tipo Giumagno, che c'è tu. Fanculo però! Dai! Bellissima, l'area bowling. Ah, di nuovo che c'è Fabrizio. Un po' di luce qua, lo stai brillando. Qua è Sabole. Sì, infatti, però è rimasta solamente la sala, niente apparecchiature, attrezzature, birilli, palle. Tutte erano lì sotto, tutte le mani. questo dov'è? Ah, quando va il recupero, che c'è? Oh, veramente abbiamo preso di girarci di questa struttura. No, queste qui sono tutte le strutture. Sì, ma c'erano i pannelli solari là sopra. Dove dormivano gli americani. Già ai tempi c'erano. Cioè, praticamente i pannelli solari 100 anni fa. I primi a mettere qua come sono. Scusa, ma quando è chiusa qua? Ci andiamo con questo. Qua è tipo una foto. Ma non sembra un paesaggio americano? Sì. Hanno piantato Guarda, apposta, perché si stia accanto. Ragazzi, questo viale è un qualcosa di favoloso perché qui l'autunno è impregnato più che mai attraverso questi fantastici alberi che si vedono. Le ragioni della costruzione di un'infrastruttura di questo tipo a quell'epoca non potevano che essere belliche. D'altronde questa parte della Sicilia, che oggi si affaccia alla grande opportunità delle zone di libero scambio, è stata da sempre individuata dai popoli che l'hanno abitata come la più strategicamente idonea in ambito militare. La sua particolare posizione geografica infatti l'ha resa particolarmente strategica in merito ai conflitti con il Nord Africa, essendo il punto più a sud d'Italia, ma immediatamente a nord del continente africano.
Non a caso dalle nostre coste, in epoca precristiana, sono partite le spedizioni alla volta di Cartagine durante le guerre puniche. Durante l'era fascista, le mire espansionistiche del governo Mussolini imponevano innanzitutto un avamposto militare che potesse controllare Malta, allora britannica, e di conseguenza gli spostamenti della flotta inglese che da oltre un secolo pattugliava il Mediterraneo, a vista sia da Gibilterra che dal canale di Suez. Qua se ci riuscito a passare qua. Devi stare attento se c'è qualcosa scoperto. invece. Una piscina piccola. Quella per i bambini e quella per gli adulti. C'è l'acqua dentro. Non ci possiamo entrare, porca puttana. È bella grande, era picciò. Profondissima pure. 3, 4, 5. Non ci arriva a 50 metri comunque. Questa è chiusa. Pare chiusa? No. Entra. Che bel suono! Inquietante! Una piscina molto pulita. Spogliatoio e doccia. Quindi questo è il cinema 32. Io non ci ho visto. Questo io non lo so, non ci sono mai entrato, ci possiamo entrare. Entriamo. Prego, prego. Prego. Tengo lavatrici. Ah, questa è la lavanderia del posto. Allora, proprietà. Cioè, trovano in indiano, ma va bene. Che c'è? Nulla? Odore di bucato. Ha voglia, fresco proprio. Ed ecco che finalmente stiamo per visitare le varie abitazioni che ospitavano i soldati. Con l'isola dei Cavalieri erano ben 3, dunque, le basi inglesi in grado di rallentare le velleità di Mussolini. I vertici militari del regime individuarono, come era prevedibile, proprio nella giovane provincia di Ragusa, la scelta migliore per volgere lo sguardo ai territori da conquistare in Africa. Dai tempi dei Romani le esigenze belliche erano cambiate radicalmente, non si poteva pensare solo alla marina militare, ma a quel nuovissimo ed importantissimo strumento offensivo messo a punto con la nascita dell'aviazione. In questa circostanza, dunque, intorno alla metà degli anni 30, si pensò all'opportunità di realizzare proprio nella nostra provincia un aeroporto. Si cominciò così a discutere su quale fosse il punto più idoneo per una struttura di tale importanza.
Alla fine la scelta ricadde su Contrada Cannamelito, zona situata a 3 km da Comiso, in aperta pianura, ma ricadente nel territorio comunale di Vittoria. Le case dei ricchi o le case dei poveri erano dei queste? ricchi forse. Dici? Perché quelle dei poveri forse erano tipo... Sì, quegli appartamenti di prima, tutti ammassati. Questa è più villetta praticamente. Sì, penso, poi non lo so. Il generale credo avesse quella più bella di tutte. So quale può essere. Vabbè, al solito. Andiamo in questa? Qua la porta è blindata quasi, ah, com'è? Vedete qua, guarda qua, tutto sta cadendo a pezzi. È tutto aperto all'esso, tutto. È vero. Tutto aperto all'esso, è incredibile. Ragazzi, però alla faccia. Cioè, erano minuscolissime proprio. Ci sono le scuole per salire su, però non so. Dovrebbe reggere perché ci sono i pilastri di ferro, quindi. Ma sprofondiamo tranquillo. Non dovremmo. Secondo me sono scale in legno. Che forte però. Arredamento prettamente americano, no? Io per caso sono votato magari quanto cugini, Erano belle però con la porta ancora nuova. ma sì, dai, non è una ma è più bella non vuole dare, siamo per fare una figlia. Con la scuola, quando ero alle superiori. Wow. Occhio, Presunta camera. No, questo era un soggiorno, credo. O una camera da letto, che dici? No, camera da letto mi sa. Sì, la camera da letto è quello che viene Tal'è. Prese di corrente italiane ed estere. Ma io la pasta l'hai visto un doccio? Il bagno. Che c'è? Cazzo pure! Già, hai notte con Viaggio, cioè sei unico. E qua, camera del presunto figlio. cose non impregnate di acqua. Ragazzi, uno proprio, sai, andava sul retro di ogni casa. Se ne stava tranquillo, con la sua sedia a sdraio, guardavi vicino e diceva loro, ah, com'è? Non fare. Ma cai su. No, no, aspetta, topi già. Ma questi sono più belli. Perché c'è un dopo? No, non lo so. Il motore sembra verde. Io sto per l'acquario delle pisce a buono. Bel mobilio però, che c'ho? Ho caccato tutte cose, ci sono belle. Di sportelle nuove. Bella, come foto. Vabbè, comunque lo stile era uguale in tutte le case. Cosa? Oh! Che c'è? bambola assassina. Porca troia! Bagno. Lo stiglio. Pestilenziale. Pestilenziale. Ah, lì c'è la casa quella del cane abbandonato. Che bella questa per calare. Minchia, se ne cala tutto. Tutto carta dentro. C'è una struttura fatta in ferro, ci mettiamo.
Cominciamo l'esplorazione in questo checkpoint. Occhio a questa bella fossa. Qua alla film post-apocalittici siamo. Cioè, da vecchio è bravo. L'impressione di oppressione. Sì, di aria viziata. Mamma mia, ma vi immaginate qua cosa c'era una volta? Guarda questo. Sì, infatti. Come ammazza. Infatti. Da lei. Una Da lei bomba che si scende. Allora, qua c'erano sicuramente armi. Qua c'erano, sì. Anche perché io c'ho un attimo Sarà anche uscita di emergenza dai bungalow, Ma capisci? qua sono tutto chiuso. Sì, tu dici? Tutto chiuso, sì. Non c'è manco una porta. Ma ci vogliamo salire? Quindi qua custodivano gli effetti personali dipendenti tra lavoro e dopo lavoro. Facciamo un altro.